Buonasera ragazzi, sì, mi sono tagliato i capelli e sembro un dodicenne. Comunque oggi volevo parlarvi degli ICO, gli Initial Coin Offering. Partiamo da un presupposto. Una volta quando volevo raccogliere capitale per la mia azienda, avevo tre strade. La prima era chiedere un prestito a una banca, la seconda era contattare un investitore professionale e la terza era andare pubblica, quindi creare delle azioni che poi andavano vendute a degli investitori. Ovviamente la via dell'andare pubblica è molto complicata perché bisogna trovare una banca degli investimenti e soprattutto seguire certe date regolamentazioni per poi la gran parte delle volte condividere la proprietà del proprio business. Ora però c'è una quarta via che sarebbe quella degli ICO, gli Initial Coin Offering. Io ho fatto il mio solito schemino e ve lo mostro, eccolo qui. Come abbiamo detto prima, una volta quando si andava pubblica si seguiva soltanto la strada degli IPO, si creavano queste azioni seguendo regolamentazioni e contattando una banca degli investimenti per raccogliere soldi o liquidare, insomma guadagnare dei soldi. Ora c'è un nuovo modo per raccogliere soldi che è quella degli ICO. Praticamente l'azienda crea una criptovaluta, crea un token, una sua moneta, che ne so, io sono un produttore di banane e creo la banana coin e mi invento un modo o un utilizzo di questo token, di questa banana coin. Ogni persona che ha un banana coin ha un albero di banane che ti frutta X ogni anno. Questo è un modo e il tuo banana coin ha un'utilità. Questo è un tipo di validità del tuo coin, del tuo banana coin. Ce n'è poi un altro che è soltanto quello speculativo. In poche parole, questo banana coin o aveva un uso vero e proprio o aveva un valore di trading, quindi speculativo. Quando una compagnia crea un ICO, crea dei token, non condivide mai una ownership, cioè non condivide mai la proprietà dell'azienda. Questa cosa è molto rischiosa proprio per questo, perché tu quando compri questa moneta non hai assolutamente nulla, tu sei il proprietario soltanto della moneta, della banana coin in questo caso, non di un pezzo anche se centesimale di quell'azienda. Tu hai solo la banana coin. Oltretutto questa cosa, ed è il motivo per il quale tantissime aziende stanno cercando di fare ICO, è che non ha regolamentazioni. Quindi se la mia azienda vuole fare un ICO non deve seguire assolutamente alcuna regolamentazione e può semplicemente creare i suoi token per soldi o altre criptovalute come Ethereum o come Bitcoin. Perciò i vantaggi che ha l'azienda è che è meno costoso farlo perché non deve seguire alcun tipo di regolamentazioni, però per noi ha un maggiore rischio di frode. Infatti sono migliaia e migliaia gli ICO che si sono rivelati truffe. In poche parole, tu dai dei soldi a questa società che ti dà questo token, però il token non ha né un uso né un valore di trading, per cui tu hai questo token e ti ritrovi con il possedimento di zero, perché questo token vale ormai zero, e hai dato i tuoi bitcoin o i tuoi soldi a un'azienda che è sparita e non sai più come ritrovare. Però questi ICO hanno un grandissimo ma grandissimo possibile ritorno. Vi faccio l'esempio di uno dei più importanti ICO. Ethereum, come tutti conoscete, adesso è la seconda criptovaluta per importanza, viene usata come base per creare questi smart contract che poi si utilizzano per creare nuove e altre criptovalute. Insomma, viene usata come tecnologia di base per creare sopra altre criptovalute e altri ICO. Ethereum ha lanciato la sua prevendita nel luglio del 2014 a un valore monetario di 30 centesimi. Cos'è la sua prevendita? L'ICO in genere ha tre fasi. Una è la prevendita, dove si contattano gli azionisti maggiori, dove si contatta la gente che ha soldi e gli si chiede: volete investire? Ovviamente il migliore risultato sarebbe avere poche persone con tanti soldi in modo da poter gestire più facilmente la cosa e poter dare le proprie monete, i propri token a soltanto poche persone. Questa è la prima fase di prevendita. E per gli ICO, a differenza degli IPO, anche gli IPO hanno una fase di prevendita, però l'ingresso è molto ma molto più alto, si parla di milioni di dollari per entrare in una prevendita negli IPO, mentre per entrare in una prevendita negli ICO si può entrare con qualche migliaia di euro. È relativamente semplice poter entrarci. Dopodiché, dopo la fase di prevendita, si ha una fase di mercato secondario dove si attuano due cose: o chi aveva comprato nella fase di prevendita vende alcuni dei suoi token che spera siano aumentati di valore, così lui stesso ci ha guadagnato una percentuale sul suo investimento, o i token rimanenti che non sono riusciti a vendere nella prevendita vengono venduti. Dopodiché, dopo queste due fasi, si passa al market e all'exchange. Questi token entrano in lista in un exchange per cui chiunque può comprarli e chiunque può fare trading su questi token. Tornando ad Ethereum, Ethereum nel luglio del 2014 era stato messo in prevendita a 30 centesimi. Sapete qual è il valore attuale di Ethereum? 214,03
dollari americani, con un ritorno in 4 anni e 3 mesi, di 70.400%. In poche parole, chi aveva messo un euro nel 2014 adesso si sarebbe trovato con 704 euro. Ecco perché tantissime persone si sono buttati negli ICO. Io stesso ne ho fatto uno, quello di Holochain, che mi ha dato un ritorno del circa 150%. In poche parole, se mettevo 1 me ne tornavano 2,5. Però qui bisogna stare attenti, perché come nel 1990, quando c'è stata la bolla di internet negli IPO, moltissime aziende che lavoravano con internet, che erano appena diventate pubbliche attraverso un IPO, attualmente ci sono gli IPO, non è che vi sto dicendo che gli IPO non ci siano più, ci sono moltissime nuove aziende che ogni giorno vendono le proprie azioni e vengono inserite in borsa. Attorno a fine anni 90 ci fu la bolla di internet, dove moltissime nuove aziende tecnologiche, all'epoca la nuova tecnologia era internet, vendevano azioni ed erano appena state inserite in borsa. Cos'è successo? È successo che ci fu un crollo della borsa tra il 1997 e il 2000, dove molte di quelle aziende persero gran parte del loro capitale e alcune fallirono addirittura. Per cui cosa potrebbe succedere con gli ICO? Gli ICO sono ancora, e sottolineo ancora, più rischiosi degli IPO, perché con gli IPO possiedi una parte di quell'azienda, mentre con gli ICO possiedi soltanto il token di quell'azienda. Per cui ogni volta che tu vai a investire su questi ICO devi fare un'analisi. Se siete interessati ditemelo, così vi faccio vedere come si analizza un ICO e quali sono le cose che vanno guardate per non mettere i vostri soldi in un token che non ha nessuna usabilità e che è semplicemente una truffa, dove ti danno questo token ma il token non ha assolutamente nessun valore né come utilizzo né come fonte speculativa, e quindi si rischia di perdere i propri soldi. È per questo che in Cina e Corea del Sud gli ICO sono stati banditi, e in America addirittura lo Stato americano ha creato un ICO falso per istruire tutti gli investitori sui rischi che ci sono a fare questo tipo di investimenti e a seguire questo tipo di strada. Sì, i ritorni sono eccezionali, perché come vi ho detto io, Ethereum ha avuto un ritorno di 704 volte e io con Holochain nell'ICO che feci ebbi un ritorno di 1,5 volte, per cui sì, c'è un ritorno altissimo, ma sì, c'è un altissimo rischio di frode, perché tu non vai a possedere nulla dell'azienda, possiedi un token e devi essere sicuro che abbia un utilizzo per fare qualcosa, perché se non ha alcun utilizzo o se ti stanno vendendo semplicemente un banana coin che non ti può servire a niente, semplicemente dai i soldi a questa azienda ti dà il tuo bel token, la tua bella cryptocurrency, ma tu hai semplicemente dato i soldi a un'azienda che ti dà qualcosa che non vale nulla, e quindi semplicemente sei caduto in una truffa e hai perso i tuoi soldi. Quindi state attentissimi. Se volete, come ho detto prima, vi posso fare l'analisi di un ICO in modo che vediate come funziona, quali sono gli step da seguire per validare, se si può dire così, un'azienda o un ICO. Che altro dire? Se siete interessati al mondo degli investimenti, della finanza e dell'educazione personale, iscrivetevi al mio canale. Se il video è stato interessante e vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace. Se avete qualsiasi tipo di domanda, se ho sbagliato qualcosa, perché ragazzi anch'io sbaglio, tante cose le sto imparando tuttora, quindi se ho sbagliato, se avete delle domande o se volete avere un semplice chiarimento, scrivetemi un commento, sono disponibilissimo. Comunque, se volete, come ho già detto in altri video, ho creato un gruppo Telegram dove siamo arrivati già a 170 persone più o meno, dove io con molte altre persone condividiamo il nostro percorso e possiamo aiutarci reciprocamente. Se volete vi lascio il link di quel gruppo in descrizione, entrateci, è un normalissimo gruppo Telegram, ci sono anch'io all'interno, quindi potete fare una domanda direttamente a me. E niente, che altro, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!